Disco music. Oggi parliamo di un genere musicale. Il decennio di riferimento per questo genere musicale sono gli anni 70 e noi faremo questa conoscenza, se non ne abbiamo già, oppure faremo un ripassino, sempre dal nostro punto di vista, per mettere in evidenza alcune caratteristiche particolari. Aiutiamo sempre il nostro orecchio. Anni 70, quindi, ben definito il periodo. Abbiamo l'affermazione, l'apice, ma anche il declino, tutto in 10 anni. Poco più o poco meno. La disco music è un genere musicale finalizzato, ha uno scopo ben preciso, si chiama disco music perché proprio è finalizzata alle discoteche, che sono quei luoghi che ben conosciamo ovviamente, ma che si affermano in quel decennio. E quindi è un genere musicale proprio costruito per far ballare, per il movimento, inevitabilmente. Su cosa punta le origini musicali? Nasce in America, e questo è fondamentale da sapere, e fonda proprio le sue origini su due generi musicali afroamericani, il funky e la musica soul. Non voglio dilungarmi e aprire altri rami di spiegazioni, però vi do due riferimenti, due personaggi che per un genere e per l'altro vi danno sicuramente la possibilità di collocare immediatamente, se diciamo musica funky, qual è il re del funky? James Brown. E se parliamo della musica soul, la regina, par condicio, di questo genere, Aretha Franklin. Così, con questi due colossi abbiamo ben chiaro sicuramente a cosa ci riferiamo come origini della disco music. Ovviamente origini. E poi c'è la trasformazione, la finalizzazione di questo genere musicale, come abbiamo detto, per il ballo, per il movimento. Diventerà un genere musicale molto, molto commerciale. Sicuramente un prodotto perfetto, ben confezionato. Cosa mettiamo in evidenza in particolar modo? Degli aspetti, diciamo due aspetti, sia quello che riguardano le nuove figure che emergono grazie a questo genere musicale, e sia ovviamente alcune caratteristiche proprio tipicamente musicali da risentire e da riuscire poi a riconoscere anche autonomamente quando si fanno gli ascolti. Le figure che nascono o che perlomeno si affermano in questo periodo. La prima sicuramente da mettere in evidenza è il disc jockey. Allora, oggi ben sappiamo che questa figura è ancora assolutamente importante e ben evidente, ma proprio in quegli anni si afferma. Il disc jockey degli anni 70 è ovviamente agli inizi, ma lavora già autonomamente, modifica, manipola quello che è la traccia musicale a seconda anche di quello che sente in pista, cioè un bravo disc jockey, e questo vale anche oggi, deve percepire chi ha di fronte, che pubblico ha, e quindi adattare le sue scelte musicali proprio in funzione della platea a cui le deve offrire. E con la console che aveva davanti, con le possibilità dell'epoca, riusciva già a fare quelli che erano i mixaggi. Quindi sovrapporre, creare anche degli effetti di riverbero che erano proprio tipici di quel periodo e adattare, e quindi talvolta proprio creava anche il successo di una canzone piuttosto che un'altra. Quindi la prima figura. Il mixaggio tra i vari brani, tra i vari prezzi, era anche possibile perché questo genere musicale, come ribadisco ancora, finalizzato al ballo, ha un aspetto fondamentale e facilmente mescolabile e sovrapponibile, cioè l'effetto ritmico. L'effetto ritmico è un effetto ritmico ovviamente molto evidente, la prima cosa, insomma, deve creare istintivamente la voglia di muoversi, di alzarsi e ballare. È ovvio che ti deve piacere ballare, se no questo genere già non ti piace a priori. Però questa musica deve proprio instillarti subito la voglia di muoverti. E questa musica ci riesce sicuramente, quindi ritmo molto regolare,
chi deve ballare non deve pensare quale passo deve fare, deve essere proprio una cosa istintiva, il fisico si deve muovere. E quindi, come vi ho detto, la possibilità di mescolare e sovrapporre i vari pezzi è assolutamente possibile e grazie proprio ai disc jockey. Continuiamo. Quindi abbiamo detto ritmo, scansione ritmica evidente. Altre caratteristiche musicali tipiche di questo genere musicale. Ad esempio, una cosa che magari uno non si è tanto soffermato o non si ricorda è che vengono molto utilizzati i timbri, non sempre strumenti ma timbri, e poi capirete perché ve lo dico, di strumenti orchestrali. Ci si aspetta in quel periodo più i classici strumenti da complesso, quindi chitarre, ovviamente le percussioni, e ci sono. E invece vengono molto utilizzati, ci sono alcuni aggettivi che ben si adattano se andate a cercare qualche informazione sulla storia di questa disco music, in cui si parla di strumenti orchestrali tipo archi, fiati, lussureggianti. Ed effettivamente, prestateci attenzione, tantissimi pezzi hanno proprio, dedicano passaggi, magari collegamenti, magari anche su parti molto più evidenti, quindi melodiche principali, a queste sezioni musicali, fiati, archi, che sono tipici dell'ambito orchestrale. Facciamo un esempio pratico così le parole adesso le interrompiamo e ascoltiamo anche un esempio in maniera esplicita. Vi faccio sentire pochi secondi di un pezzo famosissimo degli Chic, Le Fric. Questo pezzettino è proprio un passaggio di un collegamento, una crescita, quasi una scala, e la gestione è proprio affidata agli archi. Ascoltate. Questi archi, questo timbro degli archi ben evidenti. Perché continuo a soffermarmi sulla distinzione non di strumenti ma di timbro? Perché, legandoci adesso all'altra figura emergente, mettiamo in evidenza anche un'altra novità. La figura emergente, oltre al disc jockey che vi ho detto prima, è quella dell'arrangiatore. L'arrangiatore è sicuramente una figura fondamentale per questo genere musicale. E l'arrangiatore, tanti arrangiatori dell'epoca, utilizzano uno strumento che diventerà molto importante in questo periodo. È uno strumento nato nel decennio precedente, quindi negli anni 60, inizi anni 60, e mi riferisco al Moog, o sintetizzatore, detto anche in un termine forse più conosciuto. Moog è il nome che prende dall'inventore di questo strumento. Che cos'è questo strumento? È un produttore di suoni in maniera elettronica, di timbri, i più disparati. Ovviamente anche quelli che rifanno, cioè timbri che si rifanno agli strumenti acustici. Quindi quando dicevo utilizzano timbriche di strumenti tipici dell'orchestra è perché con questo sintetizzatore io posso rifare l'effetto, la voce di strumenti acustici. Li rifaccio in maniera elettronica. Ma non solo rifaccio la voce di strumenti, posso inventare e creare tantissimi effetti sonori nuovi e saranno molto ma molto utilizzati in questo periodo. E ovviamente anche nella disco music. Anche qui mi sembra giusto, facciamo un esempio, ascoltiamo un momento di una canzone che è gestita, direi esclusivamente, dal sintetizzatore. E la versione che adesso sentirete è la versione degli Hot Butter e la canzone è Popcorn. Auguri.
quando vi dico una timbrica diversa. Qui imita proprio lo scoppiettio di questo mais e dei popcorn che vengono fuori. Non è uno strumento, ma crea l'altezza con le varie altezze dei suoni, la melodia, il movimento ritmico sotto ed ecco fatto il prodotto. Grazie, come ho detto, al sintetizzatore. Quindi, questo genere musicale, ribadiamolo, non nasce per le sale da concerto, per la musica dal vivo, nasce, ribadisco, per le discoteche. Quindi i prodotti sono proprio costruiti, ben costruiti, chi più e chi meno ovviamente, proprio per il ballo. Altra caratteristica, magari da mettere in evidenza, sono le voci. Le voci spesso e volentieri sono voci acute, molto spesso anche le voci femminili, ben evidenti, insomma. Questo è un genere musicale che avrà il suo momento molto famoso con La febbre del sabato sera, quando è uscito questo film con questa colonna sonora e l'argomento che tratta proprio l'ambiente della discoteca porterà al massimo successo. I Bee Gees, che ben conoscete, che utilizzano quel falsetto, quindi quelle voci acute, non c'è bisogno che ve le racconto perché avete sicuramente ben chiaro. Quindi tutte queste caratteristiche sono proprio tipiche, facilmente riconoscibili e quindi quando le risentite o vi capita, anche perché la disco music, come vi ho detto, muore sicuramente in maniera abbastanza drastica, sicuramente in America. In ambito europeo ha avuto una fine un po' più morbida, si è mescolata poi alla musica degli anni '80 e non è proprio, non si è interrotta in maniera brusca e violenta. C'erano ovviamente i detrattori, quelli che la odiavano, quelli che la amavano, ma questo vale per quasi tutti i generi musicali, insomma, le fazioni e le lotte ci sono sempre. Adesso vi lascio con così un collage, un ripassino, una voglia di sentire qualche frammento di canzoni conosciutissime. Ve ne farò sentire qualcuna, ovviamente poche rispetto alla quantità che potete cercare autonomamente, ma vi danno un assaggio sicuramente. Vedrete questo collage, ascolterete e avrete anche in visione i nomi sia dei pezzi che ovviamente dei gruppi o dei cantanti che le eseguono. E come sempre, alla prossima! Lady Mama lie.